Bentornati su Zona GDR, io sono Christian Io sono Eddie. e oggi continueremo a parlare dell'ambientazione dei Forgotten Realms per Dungeons and Dragons quinta edizione. Oggi esploreremo 2 dei 16 piani esterni, uno laddove si riuniscono le anime pie, ovvero l'Elysium. E l'altro in cui le anime malvagie hanno eterna dimora, ovvero l'Ade. Come sempre vi invitiamo a lasciarci un feedback se il contenuto è di vostro gradimento. E direi anche che siamo pronti, ma da casa se lo chiederanno tutti. Ti faccio sta domanda, ma cosa sono i piani esterni, Christian? Bene, lascia che te lo spieghi la mia mente onnisciente. Mentre i piani interni costituiscono la materia prima del multiverso, fuoco, acqua, aria, terra, energia e sostanza in forma pura, al contrario i piani esterni rappresentano l'idea, il pensiero, la volontà e lo scopo. Sono il riflesso delle convinzioni, delle emozioni e delle aspirazioni, la matrice spirituale che dà forma e direzione all'esistenza. Per questo motivo molti studiosi e sapienti li definiscono piani divini o piani spirituali, poiché ospitano le divinità e incarnano le forze etiche e morali che reggono il cosmo. Quando si parla delle divinità e dei loro domini, però, bisogna usare un linguaggio ricco di metafore. I loro regni non sono luoghi nel senso materiale del termine, ma espressioni viventi delle loro nature divine. I piani esterni non sono semplicemente spazi da attraversare, ma concetti tangibili, mondi costruiti con l'essenza della fede, della devozione, del destino e delle idee. Quando si tratta di piani esterni, insomma, non serve una mappa. Serve un buon filosofo o un chierico con molta immaginazione. Come per i piani elementali, si può pensare che esista una zona percepibile nei piani esterni, una sorta di confine in cui le forme e i sensi possono ancora riconoscere qualcosa di comprensibile. Tuttavia, oltre questo margine, si estendono regioni spirituali che sfuggono alla percezione ordinaria, dove solo le anime, gli dei o gli esseri abbastanza elevati possono davvero muoversi con consapevolezza. Anche nelle parti percepibili, però, l'aspetto dei piani esterni può essere profondamente ingannevole. Molti di questi piani appaiono inizialmente accoglienti o familiari agli occhi di chi proviene dal piano materiale, ma tale familiarità è illusoria. Il paesaggio, la struttura stessa del piano può cambiare in un istante, secondo i desideri delle entità divine che vi risiedono. Un'intera regione può essere cancellata e ricreata per riflettere meglio la volontà o il capriccio di una divinità o di una forza suprema. In certi casi basta che una divinità cambi umore e la tua locanda preferita si trasforma in un cratere filosofico sul senso dell'esistenza. Anche il concetto di distanza nei piani esterni è del tutto relativo. Le regioni visibili possono sembrare limitate o sterminate, ma il tempo e lo spazio non si comportano secondo le regole del mondo fisico. Un gruppo di viaggiatori potrebbe attraversare tutti i 9 inferi in un solo giorno, se gli arcidiavoli lo permettono. Oppure il medesimo viaggio potrebbe durare settimane, pieni di ostacoli, prove e labirinti metafisici. Nel modello cosmologico tradizionale, i piani esterni sono 16, ciascuno associato a una delle principali combinazioni di allineamento morale ed etico: legale, caotico, buono e malvagio, con l'esclusione della pura neutralità, che è rappresentata dalle enigmatiche terre esterne o Outlands, di cui si parlerà in seguito. Non preoccupatevi, avventurieri, presto o tardi si arriverà a trattare anche del vostro piano d'esistenza preferito. La strada che percorri non ha importanza. Ciò che conta è tenere a mente il luogo in cui vuoi arrivare e cominciare a camminare. L'Elysium nella cosmologia di D&D è uno dei piani esterni, associato all'allineamento neutrale buono in forma pura, il piano della bontà e della libertà armoniosa, l'archetipo dell'altruismo, della pace e della serenità. L'Elysium è il luogo dove risiedono le anime pure e a cui le anime dei morti di allineamento buono e neutrale possono aspirare. Non è un paradiso nel senso dogmatico, ma una terra in cui ogni essere è libero di vivere in equilibrio con la natura e con gli altri. Non ci sono soli lune o stelle nell'Elysium, se non quelli manifestati dalle potenze che lo abitano, che hanno deciso di manifestarli per rendere questo piano più accogliente. Ospita quasi tutte le sfumature del bene, purché sincere e disinteressate. È un rifugio ideale per spiriti nobili, eroi e divinità della compassione. Insomma, è il posto dove finisci se hai passato la vita a fare sempre del bene senza mai aspettarti nemmeno un biscotto in cambio. Le anime pie che dopo la morte giungono qui vengono chiamate supplicanti e mantengono l'aspetto che avevano in vita. Conservano i ricordi del loro passato, al contrario di altri supplicanti che vedremo più avanti. Ricordi che però a volte riaffiorano portando nostalgia. Sono benevoli e qui nell'Elysium acquisiscono un comportamento ancor più nobile e altruista. Imbracciano le loro armi soltanto quando il bene intrinseco del piano viene violato.
ci sono celestiali potenti che fanno la ronda attorno ai confini dell'Elysium, dandoci l'idea di un luogo ben protetto dove il bene non può essere corrotto in alcun modo. La caratteristica più notevole dell'Elysium è che qualsiasi creatura presente sul piano si sente in pace. La violenza è quasi inconcepibile e chiunque vi entri viene lentamente pervaso da un senso di serenità così profondo da spegnere la volontà di combattere o fare del male. E i viaggiatori stanno così bene qui da dimenticare naturalmente la loro vita precedente. Per questo motivo, magie aggressive o malvagie sono spesso indebolite o distorte. Potrebbe sembrare che l'Elysium sia un luogo così perfetto da essere un ostacolo per coloro che cercano ancora una missione da compiere. In un posto dove tutto è già perfetto, trovare uno scopo diventa il vero enigma, ma presto vedremo che non è proprio così. L'intero piano è descritto come un paesaggio naturale e ideale. La flora è rigogliosa e di colori ancora più vividi che nel piano materiale. Vi sono fiumi limpidi, boschi radiosi, splendide radure e cieli eternamente sereni. Non ci sono città grandiose o metropoli divine, ma piccoli villaggi, rifugi e templi sparsi dove i viaggiatori possono trovare ristoro e sentirsi a casa. Il fiume Oceanus è una delle strutture cosmiche più note, scorre dolcemente attraverso tutti i livelli dell'Elysium e tra l'altro dal basso verso l'alto e collega anche altri piani buoni come Arborea e Bitopia. Può essere usato per viaggiare tra i piani, talvolta gli dei navigano il suo corso, attraversandolo con vascelli che vanno a modificare il colore stesso del cielo, che può variare da un indaco brillante a un ceruleo acceso. È l'equivalente buono del fiume Stige che attraversa invece i piani malvagi. L'Elysium ha 4 livelli, disposti uno sotto l'altro in una discesa in profondità sulla stratificazione del bene. Adesso vediamoli uno alla volta. Amoria è il primo strato, il più vicino ai visitatori esterni, aperto e fertile. Un paesaggio idilliaco di campi dorati, colline morbide, ruscelli limpidi e cieli eternamente sereni. È lo strato che meglio rispecchia la descrizione generale dell'Elysium. Il fiume Oceanus scorre da numerosi rami secondari che si dividono e ricongiungono continuamente, creando molte rive perfette per l'insediamento di diversi villaggi. Qui possono succedere sventure o anche altre disgrazie, ma se succedono è sempre per dimostrare la potenza della bontà collettiva nella sua risoluzione. Se qualcuno si rompe una gamba, insomma, ha aiuto da tutto l'Elysium, che accorre con cerotti, stampelle e tutto l'occorrente. Una località significativa è la città della stella. Si tratta del reame divino di Ishtar, dea dell'amore e della guerra, presente nella terza edizione di D&D nel Pantheon babilonese. E vi starete chiedendo che cosa c'entra il Pantheon babilonese con D&D. Iscrivetevi a Zona GDR e forse un giorno ne parleremo. Eronia è montuoso, ideale per coloro che desiderano mettersi alla prova. In questo tratto il fiume Oceanus crea spettacolari cascate e rapide impetuose, prima di formare canali delimitati da alte scogliere di roccia grigia. Come Amoria, anche Eronia ospita una fauna abbondante lungo le sue rive. Il tempo è turbolento e il clima sempre rigido. Le estati sono calde e gli inverni molto freddi. I supplicanti ancora desiderosi di sfida risiedono qui. Una volta a Eronia c'era il reame della dea della magia Mistra, chiamato Dweomerart. Però c'è quello di Lathander, dio dell'alba, chiamato Gloria del mattino, e quello di Shauntea, dea della vita e dell'abbondanza, chiamato il giardino della grande madre. Una vasta e rigogliosa distesa di campi coltivati, boschi fiorenti e giardini sereni. Terzo strato, Belierin. È costituito da un'infinita distesa paludosa puntellata da mangrovie. L'Oceanus qui è stagnante e si divide formando numerose isole che ospitano piccole comunità di celestiali e altri esseri extraplanari. Se il primo strato è caratterizzato dall'accoglienza, il secondo dalla sfida della natura ed il sublime, il terzo strato incarna l'importanza di combattere per il bene. Si dice che tra le nebbie di Belierin, infatti, si nasconda una pericolosa creatura. Alcuni dicono un'idra leggendaria, per altri ancora è una divinità ferita, oppure un arciduca dei piani inferiori. In ogni caso, potenti entità chiamati Guardinal vigilano costantemente per contenere questa minaccia. Qui, insomma, il bene si manifesta come contenimento del male. Quarto e ultimo strato, Falasia. Questo è il cuore dell'Elysium, il riposo finale delle anime beate. Questa è anche la fonte dell'Oceanus, per l'appunto, e ha l'aspetto di un oceano puntellato da un arcipelago conosciuto col nome di Avalon, un rifugio per spiriti benigni e creature magiche. Secondo le vecchie edizioni, le leggendarie Fenici erano originarie di questo strato.
Tra gli abitanti tante divinità buone, soprattutto neutrali e caotiche, hanno un proprio reame qui. Ospita i supplicanti buoni, poi celestiali come i Cardinal, che sono umanoidi dai tratti distintivi tipici di animali. Essi sono la migliore difesa dell'Elysium e sono anche impegnati nella lotta contro il male nei piani malvagi. Poi tra le creature che abitano qui abbiamo Empirei, Planetar, Solar, i mezzi celestiali, gli olifanti e i cani lunari. Giocare un'avventura nei piani esterni prevede sempre e comunque una sfida fuori dall'ordinario. Campioni delle divinità benevole sul piano materiale potrebbero essere accolti a servire nell'Elysium al termine della loro esistenza, oppure essere invitati per volere di celestiali, ma è un evento da ritenersi estremamente raro. Noi della zona non suggeriamo di ambientare un'avventura qui, ma piuttosto permetterne uno scorcio all'interno di una sessione. Quando si tratta di piani esterni, secondo noi, i personaggi coinvolti devono avere un livello tra il 15 e il 20 o superiore. Dovete immaginarvi i vostri personaggi come se fossero dei supereroi che vengono coinvolti direttamente dalle divinità per loro volere e quindi si ritrovano magari a spostarsi da un piano all'altro in un battito di ciglia. Questo è il destino riservato a chi ha scelto l'avidità, la crudeltà e l'inganno. Non c'è redenzione e nessuna via di fuga, solo una lenta discesa nella dannazione. Nella cosmologia di Dungeons & Dragons, l'Ade è uno dei piani esterni e rappresenta un regno di neutralità e malvagità. È un luogo grigio e monotono, privo di sole, luna, stelle o stagioni, dove le anime non reclamate dagli dei o dai piani superiori finiscono per diventare nullità o, peggio, ingredienti per corrotti esperimenti. L'Ade è spesso confuso con altri piani malvagi come i 9 inferi di Baator e l'Abisso. Tuttavia, mentre i 9 inferi sono nominati da diavoli legali malvagi e l'Abisso da demoni caotici malvagi, l'Ade rappresenta appunto una neutralità malvagia, dove le anime non sono attivamente tormentate, ma esistono in uno stato di totale apatia. I supplicanti qui sono prosciugati dalle distese grigie dell'Ade fino a perdere la solidità e si affrettano attorno ai visitatori per la speranza che questi riescono a trasmettere. Dopo essere svuotati di qualsiasi emozione, in una decade o due vengono intrappolati nell'Ade e la loro esistenza inizia piano piano a dissolversi, fino a trasformarsi infine in larve, spiriti vermiformi dal volto umano malaticci, che vengono raccolti dalle streghe notturne come merce per il commercio nei piani inferiori o ingrediente per esperimenti magici che possono interessare anche Lich e Yugoloth. La caratteristica principale dell'Ade? Beh, a questo punto potete arrivarci anche da soli. Il grigiore. Il colore non esiste, tutto è grigio, le anime sono grigie, il terreno, i supplicanti, il cielo. Qui il grigiore è una malattia vera e propria che influenza la spiritualità, che priva di qualsiasi sentimento e speranza coloro che abitano questo luogo e anche i rari viaggiatori che devono mantenere salda la loro volontà o diventare grigi come supplicanti. Il motivo principale per cui i viaggiatori scendono nell'Ade è recuperare l'anima di un morto, magari di un amico o di una persona amata, che sta vagando in questo piano. Insomma, scendi per salvare un'anima e rischi di perdere perfino la tua. I 3 strati dell'Ade sono chiamati apatia per una buona ragione. Sono reami privi di emozione e pace. Essi sono 3: Oinos, Niflheim e Pluton. Procediamo con ordine e iniziamo da Oinos. Comincerei, parlando di Oinos, dalla Torre Desolata, detta anche Kin Oin. Si dice che essa sia la spina dorsale di una divinità uccisa dagli Yugoloth, che tra parentesi sembrerebbero essere nati nelle profondità della torre stessa. All'interno di questa torre, nell'ultimo piano, si erge il seggio malizioso. Si tratta di un trono mastodontico, un artefatto maggiore, il trono di chi controlla la torre. Chiunque riesca a salire nel piano più alto può reclamare il controllo malizioso del trono, uccidendo l'Oinoloth precedente, ovvero il lord di tutti gli Yugoloth. Il trono cambia per sempre coloro che vi siedono, modificando la loro mente e avvizzendo la loro pelle. Oinos è la terra della malattia, con piante rachitiche e appassite, sparse in un paesaggio roccioso e grigio. Il fiume Stige scorre attraverso questo strato e vi si trovano portali verso la Gehenna e le Outlands, ovvero le terre esterne. Chiunque cammini su queste terre o navighi sullo Stige rischia di contrarre una malattia grave. Oinos è inoltre uno dei teatri maggiori della guerra sanguinosa, l'eterno conflitto tra diavoli e demoni, presente in Quinta E soprattutto nell'Avernus, il primo strato dei 9 inferi. Arriveremo a parlare anche di questo, avventurieri, non in questo video, ma ci arriveremo. Parliamo ora di Niflheim. Rispetto a Oinos, il terreno nel secondo strato è più accidentato, simile a colline pedemontane, con temperature più fresche,
vegetazione più sana, inclusi i pini, e non è dilaniato da nessuna malattia. Tutto è avvolto da una nebbia e foschia malinconiche che limitano la visibilità a circa 30 metri. La sua terra è piena di predatori, lupi crudeli, troll e immondi. Vale la pena citare Morte dell'Innocenza, una piccola città fortificata in legno di pini. Qui vivono in 5.000 tra mortali e supplicanti. A volte essi lottano per migliorare la loro sorte e riscuotersi dalla dannazione eterna. Una singolare particolarità di questa cittadina è che il legno degli edifici trasuda sangue. Si racconta infatti che negli alberi con cui sono stati costruiti dimorino le anime di alcuni supplicanti condannate a un eterno languore. Per finire abbiamo Pluton. Il motivo dominante del grigio continua in tutto questo strato, ma la maggior parte della vegetazione è costituita da salici neri e pioppi secchi e morenti. È una landa dove nessuno vuole andare e in cui nessuno ricorda perché è venuto, ma il percorso dei supplicanti conduce qui, al cosiddetto mondo dei morti, un reame chiuso da mura di marmo grigio che continuano per migliaia di chilometri, con una sola porta di bronzo a farne da ingresso. Essa è sorvegliata da un immondo terribile, un mastino a 3 teste mastodontico composto dai corpi dei supplicanti. L'interno del reame appare molto simile all'esterno, con larve che strisciano ovunque senza una meta e supplicanti tetri e addolorati. Tra i mostri che popolano le grigie distese dell'Ade ci sono sicuramente gli Yugoloth come i Nikalot, Ultralot e i Canolot, ma anche incubi, Mephit e streghe notturne. Per quanto riguarda le divinità, ve ne sono molte che hanno una storia nell'Ade. Per esempio Jergal fondò il suo regno e il castello d'ossa a Oinos quando era il signore dei morti. Assieme a lui Kelenvor, dio legale della morte, che in futuro trasformerà il castello nella guglia di cristallo, simbolo di giustezza e trasparenza. Mirkul, il signore delle ossa, viveva con i suoi scheletri, zombie e le minori morti nel castello d'ossa, dopo aver preso il posto di Jergal assieme a Bane e Baal. Sirik, il Sole Nero, dopo il periodo dei disordini datato 1358 CV, prese i domini di Bane, Baal e Mirkul e stabilì un suo reame nell'Ade. Poi ci sono anche altre divinità qua giù con i loro reami. Ade, nel Pantheon greco, Iurtrus, il dio della morte orchesco, Abator, dio dell'avarizia nanico, e Segilion, la madre di tutte le megere. Come sempre, avventurieri, mi piace molto dare qualche spunto narrativo per le vostre storie, ambientate qui nell'Ade. Ascoltate questa. Si chiama Il Nuovo Oinolot. Un misterioso personaggio mortale, il Re Spezzato, è riuscito a scalare la torre desolata e a sedersi sul seggio malizioso. Ma qualcosa è andato storto. Il trono non l'ha accettato e ora la sua mente è spezzata. Il suo potere malato si sta diffondendo nelle Outlands. La missione? I personaggi devono attraversare Oinos, resistere alla pestilenza e penetrare nella torre per liberare chi siede sul trono o distruggerlo, oppure occupare il trono stesso. Ma ogni piano della torre rivela memorie, peccati o futuri alternativi dei personaggi, come se la torre stessa fosse senziente. Inoltre, arrivati al trono, esso può offrire visioni o tentare i personaggi con poteri talmente assurdi da piegare la realtà stessa al proprio volere. L'Elysium e l'Ade, come abbiamo visto, sono 2 facce della stessa medaglia, sono entrambi la meta finale delle anime, che vengono in ambo i casi definite supplicanti. Quelli dell'Elysium sono di carattere buono e spesso mantengono i loro ricordi e l'aspetto di quando erano in vita. Quelli dell'Ade invece è tutto il contrario, sono condannati all'oblio. Inoltre ci sono 2 fiumi che scorrono, l'Oceanus nell'Elysium, lento e placido, e lo Stige nell'Ade, inquieto e corrotto. In ambedue i piani ci sono diversi strati, più si scende in basso nell'Elysium più si trovano anime e creature pie, più si scende in basso nell'Ade e più si incontrano esseri degenerati e senza speranza. Più o meno era tutto per oggi. Se il video vi è piaciuto lasciateci un like e un vostro feedback. Continuate a seguire la zona per i prossimi video di ambientazione e non solo. Alla prossima!